Ciao, mi dite se si sente, se si vede, se ci sono? Elisabetta, Roberta? Qualcuno può Ciao Lidi! Ciao Francesca. Qualcuno mi scrive cortesemente nella chat se mi sentite. Ti vedo, perfetto, mi fa piacere. E si sente anche? Ciao Sara, Alessandra, Barbara, Antonella, tantissime. Ciao, ciao, tutto okay? Bene. Ah, buonasera Marica, Loredana, Francesca, Claudia, Elisabetta. Sono felicissima di questa live. Non so, davvero non lo so perché ho aspettato così tanto a farla. Ciao a tutte, ciao a tutte o a tutti se dovesse esserci anche qualche maschietto in mezzo. Greta ti sento, grazie. Grazie, grazie a tutte. Allora, per prima cosa, ciao a tutte e grazie. Cioè, per prima cosa volevo ringraziarvi di cuore tutti, 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 perché ultimamente siete veramente tantissimi. Era ora. È vero, è vero. Ciao Graziella, un nome che riconosco da tanto tempo. Marta, meglio tardi che mai, hai ragione. Allora, c'è anche da dire che io avevo impostato la cosa in una certa maniera e so che tanti, della mia community apprezzano il fatto che ci siano poche chiacchiere e molti fatti. Però era veramente arrivato il momento di chiacchierare anche un po' insieme, anche perché appunto, ehm, non riesco più a starvi dietro coi messaggi, non riesco più a rispondere a tutti e questo mi dispiace tanto perché i vostri messaggi sono sempre energia e miele puro per me, e quindi grazie, grazie, grazie. E questo era la prima cosa che volevo dire. Poi un'altra cosa che vi voglio dire quanti siamo intanto? Intanto siamo 189, non ci posso credere. Ciao Francesca, ciao, ciao, ciao a tutti. Ah sì, sì, io sono così, son spontanea. Okay. Allora aspettiamo altri 2 minuti per arrivare al vivo delle domande. Vediamo se arriva qualcun altro. Marta, mi piacerebbe, adesso vediamo anche gli impegni perché, non so, forse qualcuno di voi lo sa, d'estate, sono molto impegnata col centro rafting che abbiamo in famiglia e quindi vediamo. Però se riesco volentieri possiamo inserire e se ci sono sempre argomenti nuovi, possiamo inserire sì anche questa cosa, mi piacerebbe molto. Saluti dalla Spagna, Valencia. Marifé, benvenuta, bienvenida e benvenute a tutte. Adesso chiaramente non riesco a leggervi tutti, perché adesso siete tantissimi. Già, eh, Lela, per voi è bello vedere me e sarebbe super bello anche per me vedere voi, ma già essere così, mi fa tanto, tanto felice e sentirvi vicine è meraviglioso. Allora, 17:33 ci siam persi in chiacchiere che basta. Allora, intanto vi voglio dire che prima della fine di questa live vi do una news, una novità, e adesso prossimamente ci saranno tante novità, però intanto, prima della fine di questa live vi parlo di una in particolare. Ma intanto di cui son molto orgogliosa, a cui lavoravo da un po', ma intanto rispondo alle vostre domande. Intanto benvenute a tutte.
E a tutti, dall'Uruguay. Saludos, Gabriela. Allora, diciamo che le domande si dividono in 3 gruppi. Ehm, un primo gruppo riguarda quando ho iniziato, com'è successo, chi mi ha insegnato, se mi piace di più l'uncinetto o i ferri, com'è successo che ho aperto il canale YouTube, eccetera. Quindi direi, visto che dopo 8 anni facciamo questa presentazione, di partire da qua. Allora, io ho iniziato a lavorare ad uncinetto, da piccola, adesso non oggi ci ho anche pensato, non mi ricordo onestamente quanto piccola, ma, da giovanissima, non so, potevo avere 12, 13 anni. Mi ha insegnato la mia mamma e non è stata un'impresa facile perché, per chi di voi non lo sa, io son mancina, lei è destra e io, son mancina, proprio mancina, quindi ho imparato con la sinistra, la mia mano è la sinistra, però imparare così se c'è qualche mancina magari, fatemelo sapere, questo discorso potrebbe essere utile anche per voi. Ci abbiamo messo un po' a capire come una destra può insegnare a una mancina, ma poi ci siamo arrivate, era tanti anni fa. Comunque ho imparato e per tutte le mancine, se imparate da una destra non dovete mettervi di fianco, ma dovete mettervi di fronte e lavorare a specchio e tutto funzionerà. Lei mi ha insegnato l'uncinetto, ha tentato di insegnarmi i ferri, ma al tempo ho provato, ho iniziato la mia sciarpa come un po' tutte e poi l'ho lasciata là, perché coi ferri non riuscivo, tiravo, era tutto stretto, perdevo i punti. No, 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 no. I ferri li ho ripresi da adulta, e quella è un'altra storia. Adesso lavoriamo anche a ferri, ci piacciono molto e per rispondere alla domanda: preferisci ferri o uncinetto? Uncinetto tutta la vita. Però i ferri mi piacciono e diciamo che ogni, non lo so, 20, 30 progetti a uncinetto entra il progetto a ferri. Poi dipende tanto da qual è il progetto e dalla stagione, perché innegabilmente la maglieria viene meglio a ferri, anche se adesso col nooking possiamo lavorare ad uncinetto e avere un lavoro, come se fosse fatto a ferri, quindi con quello abbiamo chiuso il cerchio proprio, possiamo fare tutto con l'uncinetto. Aspetta che mi son persa sui messaggi. Grazie a tutti. Ciao da Vicenza. Ciao, ciao Agata, anche qui, provincia di Vicenza. Scusate. Dal Brasile, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Sì, dipende dal progetto qui, però mi piace anche lavorare a ferri e la domanda per esempio non c'era: "Preferisci i ferri o il nooking?" Onestamente i ferri. Se riuscite a prender mano coi ferri, meglio i ferri del nooking, secondo me. Però il nooking è una grande opportunità per lavorare a ferri con l'uncinetto. Quindi cosa preferisco fare a ferri? Preferisco per esempio un maglione o una canottierina classica fatta a ferri. Cosa preferisci fare a uncinetto? Tutti i granny, quindi cioè lì non c'è storia proprio, vince l'uncinetto a mani basse per me. Per tutti i top e canottierine particolari estive, l'uncinetto secondo me non ce n'è per nessuno. Ehm, una delle domande era se preferisco fare amigurumi, accessori, vestiario. Ed era una domanda della Raffa, che mi segue da un sacco su Instagram e non so se è qui oggi. Dipende dal periodo. Se mi seguite da tanto potreste aver notato una ciclicità nei miei tutorial. A Natale, immancabili, o anche a prima di Pasqua, arrivano le decorazioni, quindi tutti gli amigurumi, che è la prima cosa che ho iniziato a no, non è vero. La prima cosa che ho iniziato a fare uncinetto, essendo che era qualche anno fa, è stato il filet, centrini proprio mai stati i miei centrini, però insomma facevo filet, e qualcos'altro. La fortuna ha voluto che un vecchio giornale di mia mamma, che magari un giorno vi mostrerò,
all'interno avesse degli schemi di degli animaletti lavorati in giri che al tempo non si chiamavano amigurumi, ma sostanzialmente erano degli amigurumi. Ed è stata una cosa che mi è piaciuta tantissimo subito, perché ovviamente da ragazzina, adesso buon tutto, però tende e centrini non è che sia proprio la cosa preferita di una bimba, e invece i pupazzetti mi piacevano un sacco. Quindi poi con gli amigurumi son cresciuta, dopo un bel po' si son chiamati amigurumi e là c'ho dato dentro proprio alla grande. Quindi il mio primo amore, diciamo, son gli amigurumi. Però, mi piace tanto anche, appunto, tutto il discorso Granny, le mattonelle, eccetera, e quindi tutto quello che si può fare con le mattonelle. Quando arriva l'estate bisogna fare un top, una canottierina, qualcosa del genere, e quando arriva l'autunno non si può non fare, non so, un berrettino, una sciarpa. Quindi cosa preferisco in assoluto? Tutto, tutto dell'uncinetto. Ciclicamente, la varietà secondo me funziona sempre, insomma, ecco. E questo per quanto riguarda cosa se preferisco lavare la lana o il cotone, dipende. D'inverno preferisco la lana perché è calda, ti metti là vicino alla stufa ed è confortevole. Ehm E diciamo che la lana è anche più facile avere un risultato morbido. Col cotone, con l'uncinetto bisogna scegliere l'uncinetto giusto, il cotone giusto per trovare morbidezza, se no è più facile con la lana. A che età ho iniziato? Credo di aver avuto circa 12 anni. Poi dopo l'uncinetto, c'è stata tanto punto croce. A qualcuno mi ha chiesto: "Chi ti ha insegnato a ricamare?" Appunto, dopo l'uncinetto c'è stato tanto punto croce. Prima dell'uncinetto, e là ero veramente piccola, c'è stato il mezzo punto. Poi son state un sacco di altre cose, di lavori manuali, sempre con la mia mamma che mi ha insegnato tutto, devo dire. Però quello che non ho mai lasciato è stato l'uncinetto. E qui arriviamo alla seconda domanda, che è: come mi è venuto in mente di aprire un canale YouTube. Ehm, è stato così, che, appunto, appassionata di uncinetto, che l'uncinetto non l'ho mai lasciato. Un tempo l'unico modo per lavorare qualcosa d'uncinetto era andare in edicola e trovare il nuovo giornale di schemi. Compravi il giornale, dentro c'erano, non lo so, 20, 25 schemi, di cui magari te ne piaceva 1, e questo era la possibilità, okay? Quando ho scoperto YouTube, non lo so, una quindicina di anni fa, una cosa così, per me è stato il paese dei balocchi. Ho detto: "Ma tutto un mondo di tutorial a mia disposizione gratuitamente". E così, siccome, diciamo, da bambina c'è chi da grande vorrebbe far la ballerina, c'è chi vorrebbe fare, non lo so, qualunque cosa, l'astronauta, io da bambina volevo far la maestra di matematica. Allora, maestra di matematica non l'ho fatta perché poi ho preso tutt'altra strada. Però quella dell'insegnamento evidentemente ce l'avevo dentro, e questa cosa mi è venuta subito spontanea, e ho pensato e ho cominciato ad accarezzare il sogno di di avere un mio canale YouTube. E vi dico la verità, vi confido questa cosa in segreto qua. Live. Ehm, ho aspettato anni a mhmm, a iniziare questa avventura, perché la mia grande, come posso dire, il mio cruccio era il mio accento veneto e la mia voce che non mi piaceva. E ironicamente tantissimi messaggi dall'inizio fino ad oggi riguardano la mia voce, che vi piace, che è tranquilla, che vi trasmette tranquillità, serenità, e questa è una cosa meravigliosa per me. Devo dire che è l'impronta che ho sempre voluto dare al canale, quella, ai miei video, insomma alla mia voce di essere, mhmm, serena, allegra, ehm
avvolgente, non so, e però è bello vedere che questa cosa è passata in effetti. Grazie, grazie. E quindi insomma ecco, siam partite così, senza aspettative, nessuna aspettativa proprio. Mai più avrei pensato dopo 8 anni di trovarci qui e senza festeggiare prima del tempo, però sta arrivando un traguardo di numeri qui, di iscritti, su YouTube che mai, mai, mai avrei immaginato, proprio mai. Sto leggendo i vostri messaggi nel frattempo. Grazie, grazie. Comunque per me è una grande passione ed è una passione l'uncinetto e appunto l'insegnamento, comunque il trasmettere qualcosa e quindi, tutte le volte che leggo i vostri messaggi e i vostri messaggi li leggo durante il giorno quando mi arrivano le notifiche, ma soprattutto se ho un momento, di solito me lo prendo la mattina appena sveglia, finché mi faccio il primo infuso e sono sveglia solo io a quell'ora a casa, leggo i vostri messaggi e iniziare con i vostri messaggi è un privilegio, ecco, quindi grazie ancora a tutte quante. Bene, ciao Lucia, un nome che vedo da tanto tempo. In tantissime avete iniziato con me e anche su questo ci saranno novità prossimamente. Ormai che è iniziato, però ci saranno delle novità. Allora, vediamo qua le domande. Ah, poi una domanda è se io vivo di questa cosa dell'uncinetto e chi ha fatto la domanda? Ho imparato da te, mi fa molto piacere. Ma dal Messico! Ciao! Grazie, grazie mille, grazie mille. Ehm Io comincio a vivere di questo, però nella domanda se vivi di uncinetto c'era scritto, "e quindi riesci a vendere i tuoi lavori". Per quanto riguarda la questione di vendere i nostri lavori, ci sarebbe da fare una live anche solo su questo, perché negli anni in tanti mi avete chiesto come dare un prezzo ai nostri lavori e io ho un'idea chiara di come di come dovremmo fare e questo rende praticamente impossibile vendere i nostri lavori a meno che uno non sia disposto a pagarli veramente tanto. Però d'altra parte, se ci mettiamo ore a fare una cosa, dobbiamo valorizzare il nostro lavoro. Ma questo è un discorso a parte che magari meriterà, una live già anche solo questo argomento. Io comincio a vivere di questo lavoro, ma non grazie al fatto che vendo, i miei lavori, che non vendo, ma, grazie a YouTube. Quando ho iniziato a guardare YouTube, e ho iniziato a seguire diverse youtuber, devo essere onesta, più straniere che italiane, tutte del mondo latino, spagnolo, sudamericano, anche perché mi piace un sacco lo spagnolo e così univo le 2 cose, ho capito che, lo youtuber guadagna e guadagna non perché l'utente paghi, perché come vedete voi non pagate niente, è tutto gratuito, ma grazie ai passaggi pubblicitari che ci sono. Quindi, quando ho capito questo, mi sono innamorata ancora di più di YouTube, perché ho capito che è una cosa che fa vincere tutti. Chiaramente più di tutti vince YouTube, che ovvio. Però vinco io, perché riesco a vivere di questo lavoro e vince l'utente, e io sono una grande utente di YouTube, perché abbiamo praticamente informazioni illimitate gratuitamente. Quando ho capito questa cosa ho detto: "Caspita, sarebbe meraviglioso perché vinciamo tutti". E così ho iniziato questa cosa e evidentemente vi è piaciuta perché dopo 8 anni siamo ancora qui, siamo in crescita costante e di questo vi ringrazio moltissimo. Ah, e a proposito, qualcuno all'inizio si è collegato e ha detto: "E mi sono anche iscritta". Ecco, questa cosa è una cosa soprattutto italiana. Voi guardate i tutorial e non vi iscrivete perché io lo vedo non tutti ovviamente, però lo vedo dai report che posso leggere,
tantissimi che vedono i miei tutorial non sono iscritti. Allora, l'iscrizione è gratuita ed è semplicissima. Sotto il video c'è un pulsante da qualche parte, di qua o di là, con scritto iscriviti. Basta cliccare lì e ti iscrivi. È gratuito, non cambia niente. Se vuoi avere anche le notifiche, cioè che YouTube ti avvisi quando carico un video, di fianco c'è una campanella e clicchi sulla campanella e metti attiva le notifiche, tutte le notifiche, solo alcune notifiche, non lo so, metti quello che vuoi. Però il fatto di iscriversi, oltre che così mi avete sotto mano e se vi piacciono i miei tutorial dovrebbe essere una cosa vantaggiosa, diciamo così, è un aiuto anche per me. Tutte le interazioni che avete per con i miei video sono un grande aiuto per me, perché l'algoritmo, se mettete like, se vi iscrivete e se scrivete messaggi, interpreta che questo tutorial sta piacendo e lo propone ancora di più, in questo modo viene visto di più e tutto il circolo virtuoso funziona meglio e la Franci riesce a lavorare sempre di più solo con l'uncinetto e a darvi sempre più tutorial. Questa è un'altra domanda: quanto tempo dedichi durante il giorno all'uncinetto? Se intendiamo uncinetto, come lavorare a uncinetto, montare i tutorial, fare le foto, fare i sottotitoli, fare tutto perché faccio tutto da sola, buona parte della mia giornata. D'inverno, quando il centro rafting è chiuso, io faccio questo. Quindi buona parte della mia giornata, perché poi uncinetto u dietro un tutorial c'è un lavoro grande, non solo di lavoro ad uncinetto, ma soprattutto di ricerca del progetto, di studio del progetto. E allora che si parte dall'ispirazione, da trovare un'ispirazione, allo studiare lo schema, e studiare lo schema vuol dire fare, disfare, cambiare, provare e quando una cosa arriva a voi, può essere che sia stata spontanea, che sia nata buona la prima e può essere che sia il 10° tentativo e in mezzo c'è anche qualcosa, non molte cose per mia fortuna, che non nascono proprio, che provo a fare e poi boccio. Grazie sempre a tutti, ogni tanto leggo qualche messaggio. Brava Lucia, iscritta da anni, molto brava, molto brava. Quando c'è la grande passione e umiltà per la vita è vincente. Buenos Aires, wow. Ciao. 15 anni, avanti tutta, 15 anni avanti tutta. Scarico lo stress della scuola, meravigliosa. Quanti filati hai? Troppi. Troppi. Aspetta che vediamo. E questi sono aspetta che qua è storto, non so perché. Questa è solo una parte, qua siete nel mio studio, benvenute tra l'altro. È solo una piccola parte, perché poi negli anni li accumuli, perché voi lo sapete non si i intanto ho anche filati da provare, che provo, che mi piacciono, che non mi piacciono, che uso, che non uso, poi oppure, prendo dei filati per fare una cosa e ne avanzo, oppure ho, tutte delle serie di filati che ho, per le cose ricorrenti, tipo qui davanti a me tutti i cablè per gli amigurumi, tutti i le vari set di filati che uso per gli amigurumi e quelli già son tanti, tanti, troppi. Ehm, allora, direi che qua più o meno ci siamo. Ah, poi Aura mi chiede: "Ci sono tutorial per mancini?" Allora, io ho fatto alcuni tutorial per mancini, però, se c'è qualche mancina o mancino, all'ascolto, io vi do un consiglio.
io ho imparato con la mano sinistra e uso la mano sinistra. Voi mi vedete lavorare con la destra perché quando monto i video, grazie a Dio, il programma di montaggio ha la possibilità di specchiare, le immagini e quindi vi sembra cioè mi vedete lavorar con la destra, in realtà lavoro con la sinistra. Quindi, se ci sono mancini all'ascolto, imparate con il corso base da mancini che ho fatto e poi usate, i tutorial per destri. Sara, c'era la tua domanda: cosa pensi del punto basso incrociato? Allora, io sono tanti anni che faccio uncinetto e a me piace il punto basso classico, una bella V ordinata che fa un bel disegno e io non lo cambio. Ho provato a lavorare il punto basso incrociato e oggettivamente, dà un tessuto più compatto, più chiuso, più appunto, più chiuso, più compatto, più da amigurumi proprio fitto. Però a parte che sono, appunto decenni che lavoro il punto basso normalmente e cioè devo star là proprio a ragionare ad ogni punto che devo mettere il ferro in maniera diversa per fare il punto incrociato e dopo onestamente come trama, alla fine io preferisco sempre il punto basso a V. Io preferisco il punto a V. I gomitoli non sono mai troppi, lo so però, e allora diciamo che avremmo bisogno di stanze più grandi, ecco, mettiamola così. Tutta un'altra serie di, domande erano sugli amigurumi, tipo Francesca mi chiede: "È adatto al filo di Scozia?" Hai voglia. Allora, io uso il cablé che è ancora più lucido, del filo di Scozia, e lo trovo meraviglioso. Comunque anche il filo di Scozia adesso questo non è un amigurumi, però ne ho fatti tanti, ne trovate tanti. Tutti i portachiavi son fatti col cablé 5 che è tipo filo di Scozia, quindi va benissimo. Come rifinire una canottiera con cotone molto fine, dipende da come ti piace. Ci sono 1000 modi, dipende se è una cosa più se vuoi un finish più romantico o più casual. Grazie, grazie mille. Allora, poi tutta un'altra serie di domande era: come fare a potresti fare, tutorial per ferri. Qualcuno c'è, qualcuno lo farò, però appunto come dicevo io son più da uncinetto. Allora, le primissime foto Valentina, le primissime foto che ci sono nel profilo Instagram, di cui non ci sono i tutorial, 99% non sono schemi miei, sono schemi di altre persone o addirittura tutorial di altre persone e quindi no, io faccio solo cioè no purtroppo, nel senso mi spiace non poterti accontentare, però faccio solo cose mie. Dove acquisti fidati? Allora ho fatto dei video di recensione di fidati e ne farò altri prossimamente. I siti che uso di più sono Lana Online, il sito della merceria Arcobaleno, ma in quei video in cui parlo di fidati vi lascio anche i link. La ciniglia va bene per lavorare amigurumi? Va bene. Io personalmente non sono cioè è bello il finish della ciniglia, però io la trovo, complicata da lavorare, complicatissima da disfare, forse ho lavorato ciniglia non di ottima qualità, però mh, è bello il risultato perché hai questa cosa super morbida, però ho fatto un sacco di tuoi portachiavi, mi fa piacere, mi fa piacere. È una perché? Perché per esempio anche quello, a proposito di cosa ti piace fare di più, qualche anno fa, adesso stavo dicendo quando ero più giovane, ma comunque quando ero piccola, mi piaceva,
fare cose più piccole, che mi dessero, subito soddisfazione di veder finito il lavoro. Invece col passare degli anni, diciamo, mi piace tanto anche fare cose più grandi, che danno una soddisfazione più a lungo termine. Dove trovo l'ispirazione per i miei lavori? Beh, uscire all'aria aperta è sempre una garanzia di refresh del cervello e funziona tantissimo. Ehm Bah, io giro tanto per Pinterest, tanto, tanto per magari parto da un'idea che ho in testa, da una cosa che mi piacerebbe fare, e poi giro per immagini ad ispirarmi qua e là. Sì, allora voi potete sempre usare un filato diverso da quello che uso nei miei tutorial. Ovviamente a filato diverso corrisponde grandezza diversa e anche risultato finale diverso. Soprattutto beh, allora se parliamo di amigurumi, se il filato è più grosso usate un uncinetto più grosso e quindi il lavoro diventa più grande. Se parliamo di vestiario bisogna stare attenti perché può diventare tanto più grande. Però se è un filato di spessore simile, assolutamente sì. Rispondo a quello che avevo dunque mi son persa. Ah sì, tutta una serie di domande era su, come si fa a crear gli schemi. Allora, uno dei sogni nel cassetto sarebbe fare un corso per insegnarvi a creare amigurumi. Adesso l'ho detto, però è nel cassetto, poi vediamo quando si aprirà questo cassetto. Ci sono delle regole di base, però soprattutto, ci sono soprattutto nell'amigurumi, delle regole di base, ma anche nell'uncinetto in generale. Ehm, Bisognerebbe partire appunto dalle basi, sia per quanto riguarda l'amigurumi che per quanto riguarda, il vestiario, oppure, non so, fare cerchi ad uncinetto. Una volta le nostre nonne, non avevano quasi neanche schemi. Loro sapevano come fare per far crescere il lavoro piatto, oppure abbondante per far le onde o meno per far cestini. Adesso invece siamo in un'era in cui dobbiamo iniziare oggi e aver imparato ieri e quindi abbiam perso dei passaggi. Non è una cosa così istantanea, bisogna capire le basi e sicuramente bisogna partire da un'ottima lettura del lavoro e questo è un altro video. Ho fatto un video in cui vi parlo di come legger gli schemi, però vorrei fare un video più dettagliato anche proprio della lettura del lavoro, perché è tutto là alla perché un'altra domanda che riguardava gli schemi è: come faccio a riprodurre un lavoro partendo da un'immagine, perché appunto per esempio su Pinterest o anche su Google troviamo tante immagini di lavori fatti, però senza schema. Ci vuole un'ottima lettura del lavoro e ci vuole, un'ottima consapevolezza di come, lavorare determinati punti crea determinate forme. Per chi lavora un po' stretto cosa consiglio? Un uncinetto più grande è sufficiente? Allora, se lavori un po' stretto, sì. Però, io ti consiglio un po' alla volta di trovare il modo di lavorare giusto, cioè di non stringere troppo. Probabilmente la tensione del filo è troppo forte e quindi tendi a stringere, oppure se sei una principiante è normalissimo, un po' alla volta ti smollerai. Perché un'altra domanda che mi era stata fatta è, se, si possa usare un uncinetto molto più grande di quello o più grande di quello consigliato dal filato. Sì, lo puoi fare, ottieni una per esempio esagerando nello spessore dell'uncinetto rispetto allo spessore del filato, potresti ottenere un effetto rete
chiaramente il lavoro perde in consistenza nel tenere la forma, perché chiaramente è una rete, non è una maglia, però lo puoi fare. Se lavori un po' stretto, puoi usare una mezza misura in più e va bene, però se lavori tanto stretto e usi un uncinetto più grande, il risultato che otterrai sono dei punti stretti più lontani tra loro. Perché quando noi lavoriamo, ehm, per esempio un punto basso, portiamo fuori il filo dal punto, quell'asola poi diventa la V del punto. Se è stretta, il punto sarà super basso e se l'uncinetto è grosso, l'asola dell'uncinetto sarà grande. Quindi non è che, risolvi del tutto il problema. C'è un libro che consiglieresti per principianti? No, perché cioè io non lo so, perché non ne ho sotto mano. Un altro sogno nel cassetto sarebbe fare un libro. Se lo faccio te lo dico e te lo consiglio. Poi una cosa che può essere interessante, perché tante volte vedo begli amigurumi, però imbottiti così, così. Ehm Simona, mi chiede come se ci son trucchi per imbottire bene, un amigurumi. Allora, il trucco numero 1 secondo me è usare una buona ovatta. Cioè, ci sono in giro delle ovatte che sembrano come un po' cotone, tipo idrofilo, e quelle quando le mettete dentro nell'amigurumi fanno dei bozzi e dopo si vede. La forma dell'amigurumi è data dallo schema, ma è data anche da come riempiamo bene lo schema con l'ovatta. Ci vuole un'ovatta di queste qua super morbide che non tengano la forma più di tanto, in modo che prendano proprio la forma della dell'amigurumi. Ecco, io a volte uso quello dei cuscini, può andare bene, dipende. Se sono tipo io all'inizio usavo le imbottiture dei cuscini dell'IKEA che vendevano, non so, gli interni, quella è perfetta o comunque è buona. Se invece intendi quei cuscini che dentro hanno tutti i pezzetti, così, così. Auguri per la mia prima diretta, grazie mille Giusy. Ma guarda, per me sta andando benissimo. Adesso io spero che piaccia anche a voi, che è la cosa più importante, tra l'altro, è sempre la cosa più importante. Quindi sugli schemi, su come creare gli schemi, la cosa più semplice è fare tanta, tanta esperienza. A me non ha insegnato nessuno. Questa era un'altra domanda. Quando o come è successo che sono diventata una creativa, è successo dopo tante, tante, tante migliaia di ore di uncinetto, dopo ti viene, diciamo, abbastanza spontaneo. Esatto, scrivilo te il libro, adesso appena trovo un po' di tempo lo faccio. Poi Anna Maria mi chiedeva: cosa fare se, sto facendo una maglia ad uncinetto top down, vado avanti, 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 avanti e mi accorgo che è troppo stretta. Se ti devo dire quello che farei io disfo. Io disfo anche 2, 3 volte prima di trovare cioè, o è come io ho imparato questo: se c'è anche un erroretto piccolo, che magari è 3 righe più su, lo guardo e dico: non vorrei disfare 3 righe", e vai avanti. Dopo quando ne hai fatte 20 e continui a guardare quell'erroretto lassù, alla fine ti tocca disfarne 20, almeno per me è così. Quindi la mia risposta è: io disferei e lo farei bene, anche perché un maglione è tanto lavoro, ehm, farlo un po' adattato, che venga così, così, secondo me non vale la pena. Vale la pena rifarlo e che venga una cosa fatta bene, a regola d'arte.
Filomena, diminuzione da 2 o da 3 cosa significa? Detto così quasi niente, però mi immagino che tu ti riferisca alla diminuzione o alla diminuzione doppia. Diminuzione vuol dire prendere 2 punti insieme e da 2 ne facciamo 1. Diminuzione doppia vuol dire prendere 3 punti insieme e da 3 ne facciamo 1. Anche io disfo, Maria, son d'accordo. Certo, Marifè, è proprio così. Disfo tutto, son d'accordo, Adele. Ehm, Ci sono siti in cui si possono scaricare schemi per amigurumi gratis? Non sono un'esperta, però ci sono tanti blog in cui ci sono schemi gratis, sì. Disfo tantissimo, ma è comunque è così che si impara, eh. Meglio gli uncinetti ergonomici o quelli normali? Dipende dalla mano. Io son cresciuta con gli uncinetti normali e uso gli uncinetti normali, però un buon uncinetto ergonomico può avere il suo perché. Ciao, allora Monica, nel video del cestino del coniglio parli di punto pieno, ma non ho trovato il tutorial punto pieno. Hai ragione, perché non l'ho fatto, però è così come lo spiego lì. Bisogna entrare invece che sotto la catenella del punto, entri al centro della V del punto. Silvia, lo so, anch'io. Infatti adesso quando vedo un errore disfo immediatamente perché è inutile andare avanti che dopo devo disfare. Un'idea per una bomboniera di laurea, un piccolo acchiappasogni, lo trovi nel canale. Farai altri tutorial per mancini? Allora, il problema del tutorial per mancini è questo. Allora, tutti i base, i corsi, eccetera, sì, perché è appunto, come dicevo prima, è importante, ehm, e se no una mancina fa veramente fatica. Per quanto riguarda, i tutorial normali, all'inizio avevo ipotizzato di caricare sempre sia la versione per mancini che la versione per destri, e questo però è un problema perché ogni volta che, un tutorial va male, l'algoritmo ne tiene conto anche per i tutorial futuri. I tutorial per mancini e ti penalizza. I tutorial per mancini non è che vadano male, però statisticamente noi mancini siamo tanti, tanti meno e quindi i tutorial dei corsi ve li metto perché è giusto. Tutti gli altri portate pazienza, ma no puedo. Però il tutorial del tulipano, ogni primavera guardo i tulipani e poi penso che ci sono un sacco di tutorial sui tulipani. Aspetta, Maria, ecco che hai risposto alla domanda che non riuscivo a spiegarti. Ah, ecco, perfetto, mi fa piacere. Rachele, lavoro sempre da sola o condivido questa passione con qualcuno? Allora, c'è stato un periodo meraviglioso in cui, una mia amica ha abitato qui con me e quindi l'ho contagiata, diciamo così. Non è che lei lavorasse a uncinetto, ma alla fine l'ho contagiata e lavoravamo insieme ad uncinetto, ma in generale lavoro da sola. Sì, di ferie devo completare il corso, lo so, e mi piacerebbe tanto. Patrizia, ti capisco. Sì, sì, disfavano tutto le nonne disfavano sempre tutto, o perfetto o niente da fare. E il tutorial di Fidè anche quello
È in lista, è in lista. Lo so che lo devo fare, anche perché ultimamente ho visto che stanno andando tanto anche le maglie a filet proprio, quindi cioè non proprio esattamente a filet, però col concetto di creare dei disegni dei quadretti aperti e chiusi tipo filet. No, il discorso facciamo una live in cui parliamo dei prezzi delle cose, se vi va, e sarò estremamente impopolare in quel video, ve lo dico, perché io ho idee molto chiare sul discorso del prezzo e del valore che dobbiamo dare al fatto a mano. Ciao Francesca, anch'io ho una storia di apprendistato come la tua, dai giornali a YouTube, ma ora che ho imparato a fare le borse, le forme che voglio io, ho tantissime difficoltà a e qui hai risposto a perché non faccio mai le borse, perché cucio anche, ho anche la macchina da cucire qui dietro, ma non è proprio la mia cosa preferita, e quindi poi la fodera delle borse mi disarma, solo pensarci mi passa la voglia di far le borse. Potresti fare, un tutorial su un amigurumi grande. Allora, l'amigurumi grande ha 2 problemi. Cioè, 2 problemi nel fare un tutorial su YouTube. 1, il tempo che richiede farlo l'amigurumi grande, ideare lo schema, fare il lavoro. Voi capite che un tutorial a settimana vuol dire che ogni settimana bisogna pensare a cosa fare, provare lo schema, girare il video, montare il video, caricare il video, bla bla bla. Un tutorial grande, come anche per esempio le maglie, è è un tutorial che inizi tipo oggi, in mezzo fai passare altri tot tutorial e poi a un certo punto esce la maglia grande. Io non so come facciano quelle che caricano un video di maglia a settimana, la Franci non ce la fa, mi spiace, sarò lenta, non so. Però ecco, quindi l'amigurumi grande ha il problema di creare uno schema grande e poi di filmare uno schema grande. Quindi se io faccio un amigurumi grande per farvi vedere magari solo i 2 passaggi e poi scrivervi tutto lo schema, capisci che diventa una cosa tanto laboriosa con poco ritorno per me, ecco. Gli amigurumi grandi si prestano di più a fare lo schema per l'appunto, e poi venderlo. Dai, se vi va facciamo la live quella sui prezzi. Ma guarda, io ringrazio, Cristina, sono io che ringrazio voi perché siete meravigliose, meravigliose. Che tipo di filato è adatto per fare amigurumi? Ho fatto un video anni fa che è ancora buono, lo trovi nel canale, van bene tutti i filati regolari. Domande che mi ero scritta, questa l'abbiamo già risposta. Ah, Rachele. Rachele mi chiede, se sbaglia qualcosa o perché quando lavora a spirale, i punti non sono uno sopra l'altro, ma il lavoro si sposta un po' verso destra, è normale. A te si sposta verso destra, a me verso sinistra o viceversa. Per i mancini destra e sinistra è una cosa oscura. È normale perché appunto non chiudi il giro, continui a lavorare un punto sopra l'altro e il lavoro pian pianino ruota. Cioè i punti ruotano, non il lavoro. Infatti, negli amigurumi, se nello schema o nel tutorial si dice lavoriamo a spirale oppure a giri chiusi, è importante lavorare a spirale se deve essere a spirale, a giri chiusi se deve essere a giri chiusi, perché a giri chiusi il lavoro fa meno quel discorso di ruotare e quindi, lo schema viene pensato proprio in maniera diversa. Se uno schema a giri chiusi lo lavorate,
a spirale, beh, se è un tubo non cambia niente, ma se ha una forma potrebbe venire come un po' deforme. Mi fa tanto piacere quando leggo che avete iniziato con me, è una soddisfazione meravigliosa per me. Mi sembra di aver risposto a tutte le domande che, mi ero scritta. Ah! Allora, ci sono delle ultime domande, se no vi dico la novità che stavo per dimenticare. Bene, 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 mi fa piacere. Allora vi dico questa grande novità. A breve sarà ci sarà la possibilità perché quando chiudo un lavoro circolare con le riduzioni ho sempre tanti buchi? Perché, anche lì c'è una tecnica. Ehm, qualche anno fa ho fatto una miniserie di tutorial, si chiamava tipo "Trucchi per amigurumi perfetti", una roba del genere. Uno di questi in uno di questi mostro perché quando facciamo tante diminuzioni è facile che vengano i buchini e come fare perché non vengano. Vai, vogliamo la novità. Allora, la novità è questa: io non so voi dove prendete i vostri appunti, io li prendo in quaderni a quadretti. E così era da un po' che accarezzavo questa idea, adesso l'ho fatto, a brevissimo, avrete la possibilità di acquistarlo. Ho fatto un quaderno a quadretti, però chiaramente non solo un quaderno a quadretti, ha delle piccole accortezze da uncinettina, marchiato Crochet in Love e se vi piace l'idea di avere il quaderno personalizzato, insomma, personalizzato nel senso che è per noi uncinettine o per chi fa i ferri, insomma è abbastanza analogo, a breve sarà a vostra disposizione su Amazon e, e quando sarà così, quando sarà acquistabile, ve lo farò sapere ovunque. Vi mando i link e spero che questa idea vi piaccia. Fatemelo sapere invece se volete scriverlo, se vi fa piacere questa idea. Io me lo compro perché io era da tanto che ne volevo uno così. Adesso ho fatto questo e poi ne ho in serbo un altro, ma quello arriverà un po' più avanti. Ah, Dalila, che bello, che son 60 anni che lavoro ad uncinetto, eppure ho imparato qualcosa anche da te. Grazie. Si impara sempre. Anch'io ho imparato tantissimo da tantissime persone e ancora c'è da imparare. Sempre c'è da imparare. Potresti fare un tutorial sul ricamo di varie forme di occhi, bocca, amigurumi? Sì, ce l'ho è tra i tutorial che vorrei fare e qualcosa ho già fatto. Mhmm, Ho un tutorial degli occhietti di un orsetto che trovate nel mio canale e non so se ne ho fatti anche altri, adesso non mi ricordo. Ti prego aiuto, come non fare aggrovigliare i fili gomitolo durante la lavorazione, io perdo tanto tempo ogni volta. Dipende, qualche volta sono i gomitoli che fanno quella cosa lì che si attorcigliano, se no bisogna cioè se è il gomitolo ogni tanto capita e bisogna aver pazienza, dipende dalla ritorsione e da come li fanno su. Se invece è perché magari metti i gomitoli un po' così dentro nelle borse e si sgomitolano e poi si aggrovigliano, bisogna cercare di mantenere più ordine ne nei sacchettini dei nostri lavori.
Un gatto amigurumi, ne ho 2 gatti amigurumi, ma piccoli però, 2 gattini amigurumi. Uno con cui ho fatto, un segnalibro, bellissimo, che si tiene il gomitolo in mano, e uno un pelettino più grande, ma sempre piccolo. Io a volte trovi un nodi nel gomitolo, come mai? Perché quando fanno il filo non è infinito, l'importante è che in un gomitolo non troviamo mai più di 1 nodo, 2 massimo. Qualche modello di cappello estivo, io non vi dico niente, ma sto lavorando a 2. Ehm, Proprio per non dirvi niente, insomma. Ho iniziato con te nel 2020, ho fatto conoscere il canale a molte mie amiche. Grazie mille, grazie mille. Io non trovo gli aghi di lana da lana perfetti, consigli allora, ultimamente devo dir la verità che, non ci sono tutti gli aghi che c'erano una volta, no, non ho delle marche da consigliarti, è tanto che non compro aghi da lana, onestamente. Uncinetto tunisino? Cosa? Qual è la domanda? Adele, grazie. E guarda Annalisa, spero tanto che vi piacciono tantissimo. Mosaic crochet è un'altra cosa che, mi piacerebbe fare, ma sai quante cose vorrei fare? Vorrei essere almeno 5 Francesche, una deve fare il mosaic crochet, una deve fare il libro uncinetto, una deve fare tante, tante cose. Piacerebbe fare una maglia di cotone uncinetto, anche a me, qualcosa del genere, è in lavorazione, diciamo così. Farei qualcosa con l'uncinetto tunisino, qualcosa trovi già con l'uncinetto tunisino, non ho niente in progetto. Quali ferri da lana consiglieresti per una principiante? Io uso solo i ferri circolari, anche se il lavoro è lineare, e consiglierei quelli perché sono più comodi per me. Allora Cristina, hai fatto gli ovetti ricamati, mi fa piacere che tu sia soddisfatta e se non sbaglio tutto, la live dovrebbe rimanere registrata e disponibile per tutti, insomma in teoria dovrebbe essere così. Sì, sì, tutti i tutorial di cui parlo sono tutorial che trovate nei miei canali e nel mio canale. In generale, quando cercate intanto se foste iscritti, sarebbe facile andare a cercare i tutorial all'interno del canale, ma comunque se cercate qualcosa di mio in generale, scrivete quello che state cercando, tipo gatto amigurumi e poi aggiungete crochet in love e dovrebbe uscire il tutorial. Esatto. Rigorosamente iscritta, bravissima Roberta, 100 punti. Se trovi il nodo nel gomitolo, io di solito lo lascio se è dietro. Allora, se è un lavoro che ha un dietro, di solito anch'io, li lascio come sono e faccio in modo che capitino sul dietro del lavoro. Se invece sto facendo un lavoro che non ha un dietro, tipo una sciarpa, una cosa, reversibile insomma, allora lo taglio e faccio in modo di fare o un nodo invisibile oppure di nascondere io i fili in modo invisibile. Farai ancora qualche schema in vendita su Etsy? Bella domanda Barbara. Allora, farò ancora qualche schema in vendita, fa parte
di tutta una grande novità che a un certo punto arriverà, ehm, però, è un pelettino presto ancora, però sì. E mi piacerebbe un po' alla volta riuscire a fare lo schema, siccome in tante negli anni mi avete chiesto, gli schemi scritti dei tutorial che faccio, mi piacerebbe riuscire un po' alla volta, man mano che faccio il tutorial, fare anche lo schema scritto e darvi la possibilità di acquistarlo. Super iscritta Cinzia numero 1. Ma sei già su Etsy solo con, lo schema delle ciabattine che ho fatto quest'inverno, e penso che rimarrà anche solo quello su Etsy. Davvero hai fatto schemi in vendita? Appunto, per il momento solo quelle ciabatte, ma, con calma adesso arriveranno. Bravissima Alessandra, grazie mille, grazie mille. Dove ti trovo? Dove li trovo cosa? Cioè quell'unico no, no, allora per il momento c'è solo quello e quando arriverà la possibilità di, acquistare gli schemi, state serene che vi avviso e vi dico tutto. Per il momento è ancora un grandissimo cantiere. Anch'io sono iscritta, grazie mille. Ma è un hobby o il tuo lavoro? Fortunatamente sta diventando il mio lavoro e ne parlo all'inizio della live che tra l'altro, sta andando una lunga, lunghissima. Grazie Greta, grazie Greta. Bene, io direi che abbiamo detto un sacco di cose. Ah, partita con me nel 2021. Bravissima, bravissima. Al tempo del Covid che non voglio troppo ricordare, però è stato un momento in cui avete iniziato in tantissime ed è stato un bellissimo momento anche là, sotto questo punto di vista. Se vogliamo trovare un lato positivo insomma, ecco. Bene, bene, mi fa piacere ancora, vi ringrazio tantissimo di essere rimaste con me. Magari la prossima volta lo facciamo un po' prima perché, qui in valle il sole va via presto, e di pomeriggio ho un meraviglioso sole che entra dalla finestra dello studio, che chiaramente è andato via 3 minuti prima dell'inizio della live. Comunque comunque ci siam viste lo stesso dai, però adesso un po' alla volta ho paura che se restiamo connesse un altro po' devo accender la luce. Brava Adele, iscritta molto prima del Covid, molto brava. Grazie, grazie a tutte e io spero di non essermi dimenticata niente. È stato bellissimo e penso che lo rifaremo ancora. Se avete altre domande scrivetelo nei commenti e se volete che facciamo la live quella sui prezzi, ma insomma mi sembra di aver capito su come dare il prezzo al nostro lavoro, mi sembra di aver capito che vi interessa, quindi magari sarà l'argomento della prossima live. Nel frattempo ringrazio di essere stati qua con me, vi ringrazio tantissimo, è stato un grandissimo piacere anche per me. E non vedo l'ora di stare di nuovo un po' insieme. Lo sapevo che questa cosa avrebbe creato dipendenza. Dobbiamo solo trovare, gli argomenti per chiacchierare. Un grande bacio a tutti e se vi interessa la questione del quaderno, fatemelo sapere e poi io vi avviso quando esce. Buona serata a tutti. Ciao, ciao.